Non preoccuparti, l'ultima. Volta che eri qui. Bene, in realtà, vogliamo passare in rassegna i nostri ascolti su Apple Spotify. Perché mo, non te la caverai, ho visto la musica di Don Toiver. Faremo gli artisti, facciamo prima gli artisti, I miei 5 artisti preferiti di quest'anno, al primo posto. Bene, andiamo. Al primo posto Edema ha pubblicato il suo e non si è fatta trovare da nessuna parte. Non credo nemmeno che tu mi abbia dato uno stream. Cosa ho pubblicato subito dopo? Trovato qualcosa di vecchio. Lui non l'ha visto. No, non l'ha visto perché qualcuno mi ha fatto quella domanda quando l'ho pubblicato e mi ha chiesto: perché Rory non è nel tuo rap? L'ho visto, ho visto la tua risposta. Non aveva senso. Non ha senso. No, conoscevo il tuo album a menadito. Stavo per dire che l'aveva sentito un sacco di volte prima di allora. Ancora oggi quando ascolto il tuo album, vado al link esclusivo di Spotify che abbiamo noi che siamo nei crediti. Quindi, no, non ascolto. Di Spotify. Perché è una cosa automatica perché ci sono canzoni che altri Non hanno. Quella è la tua canzone preferita. Aspetta. Rory, raccontaci i tuoi 5 artisti preferiti. Sappiamo che Rory è al primo posto. No, Drake è al primo, ovviamente. Io sono al secondo. MHM, malato. Punto. Frank è al terzo. JZ è al quarto. Ok, Gesù, Kanye è al quinto. Io andrò al decimo. Ho Child al sesto, Sis al settimo, Del all'ottavo. Ok. Questa è una novità per me e credo sia per l'album in comune. Ho 21 Savage. Oh sì, anch'io, amico. Mi ha fatto impazzire. E poi ho Little Brother al decimo. E poi JL, Tyler, Kiana Lee. Al sesto posto ho Sissor. Al settimo Diddy. E all'ottavo, un bel disco. Sean Smith, 9, ma, 10, Rory, un saluto a 8. 11, Conway the Machine. 12 fuori. Ian, qual è il tuo 6 fino al 10? SH era il numero 13 per me su Spotify. Non so se Spotify fa la top 10. Io sono su Apple. Lo so, dico che di tutti noi, Ian è l'unico che usa Spotify. Anch'io. No, anch'io lo faccio. Ok, andiamo. Aggiungi il tuo. Top 5. Drake, Bad Bunny. Vai a capire. Kanye West, Tyler Creator e 21 Savage. Wow, sì, sei completo. Sì. Drake, Kiana Lee, Summer Walker, SZA, Beyoncé. Ovviamente odio i. Vai avanti. Wow, Drake è il tuo numero 1. Perché ha imbrogliato gli algoritmi con quel lungo album? Come si fa a imbrogliare l'algoritmo? Ascolti ancora? Perché quando metti su quell'album e lo lasci semplicemente andare, non lo ascolto per intero. Non ho la sensazione che Drake sia il suo ultimo album, l'ultimo. Punto. Quindi è come se dovessi ascoltare tutto l'album. Ha più canzoni, quindi tecnicamente stanno contando le canzoni che ascolto. Lui verrà riprodotto di più. Potresti anche non ascoltarlo. Potresti ascoltare un album una volta e automaticamente non diventerà il tuo album più ascoltato dell'anno. Quante volte pensi di aver ascoltato l'album? Hai detto cosa? Le dice. Quante volte? Dice che ho ascoltato Drake, ne ho ascoltati 1.300.400. Quindi quanti dischi ci sono nell'album? 2024. Quali sono i tuoi album preferiti dell'anno? Il Mio album preferito è Grudges di Kiana Lee, ma Drake è sotto. Bene, vedi, questo è il punto. Julian, ci penso. Io. M1 è Drake. M2 è Terrace Martin. 3 è Mac Miller. 4 è Jamison. 5 è Tyler the Creator. Fantastico. Mi piace. È il tuo artista preferito? Sì. E poi di nuovo, la divisione delle cene. Quindi, cosa deve fare Drake per essere considerato il più grande di tutti i tempi? Perché è il numero 1 in tutte le nostre liste. Quindi, Non deve fare nulla per essere considerato il numero 1. Penso che ci vada. Vicino. Sì. A questo punto, non penso nemmeno che tu possa discutere se ti piace o no. Devi rispettare la sua lunga etica del lavoro, la longevità, la serie che ha. Voglio dire, la quantità di successi. Perché la gente non gli dà un timbro? Ian, quando dici il più grande, cosa intendi con il più grande in cosa? Sì, è quello che chiederei. È uno dei più grandi artisti della musica rap. Se dovessimo andare, non parlerei solo di box perché non è solo rap. Ma vedi, è questo il punto. Come dice lui, perché non? Ci regala un album dance negli ultimi 18 mesi, cosa che ho pensato fosse fantastica. Sì, tutti. Questa è stata una bella sensazione. Io. È come uno dei più grandi artisti. I più grandi sono il motivo per cui non ci piace dire che JZ è il più grande rapper di tutti i tempi perché Jay è un rapper fino al midollo. È quello che Jay ha fatto per 25 anni. È finito. Il contributo più grande di Drake è il motivo per cui non lo chiamiamo il più grande perché non sapremmo come definirlo. Dici che è uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Penso che sia giusto, ma poi si arriva alle conversazioni su Michael Jackson. Ma poi penso che questo separi Drake da Oveve, perché non mettiamo mai Oveve e Michael Jackson in una conversazione. Ma diremo che Oveve è il rapper numero 1 di tutti i tempi, cosa che non daremmo a Drake. Drake è uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, e penso che sia l'unico modo per dirlo. Voglio dire, non so perché e come la gente continui a sostenerlo. Voglio dire, è sotto i vostri occhi. Lo capisco. L'era dello streaming è diversa da quella di un artista come Michael Jackson quando si trattava di vendite di album fisici. Sì. I numeri che Mike avrebbe fatto in quest'epoca sono fottutamente folli nell'era dello streaming. Ma non puoi fare di Drake una vittima della sua epoca, di quando è nato e di quando era, sai.
Un artista, quindi penso che sia innegabile e che la gente debba semplicemente accettarlo. È uno dei più grandi artisti di sempre. Sì. Posso dirvi qual è stata la mia canzone preferita del 2023? Sì. Too Many Bubbles in the Bathtub. Lo sapevo che sarebbe stata quella. Ok. Sì. Il mio riepilogo di quest'anno è drasticamente diverso. Tipo, ho un sacco di Adele nelle mie canzoni preferite. Quell'album è così bello. Frank Ocean Blonde. Amara ama come se si calmasse quando succede. Quindi Blonde è il mio album numero 1 dell'anno, più di ogni altro album. Ma For the Dogs al terzo posto tra i migliori album del 2023 non ha senso per me. Questo è quello che sto dicendo. Come? Certified Lover Boy. 148 riproduzioni. Sarò onesto con te. Penso di aver ascoltato For the Dogs forse 3 volte. Ma non intendono l'album. Quando dicono 148 riproduzioni, non stanno parlando dell'album nel suo complesso. Si sta parlando di canzoni estratte. Perché è per questo che imbroglia quando hai più canzoni in un album. Contano come più riproduzioni, per esempio. SOS è al quarto posto. So per certo che ho ascoltato SOS molto più di For the Dogs. Sì. Quella roba è strana, ma queste sono sempre divertenti da guardare. So che tutti pensano di poter essere degli snob della musica. Penso che questo tiri fuori la carta delle persone. Tipo mi piace. Assolutamente. Dimostra davvero cosa ascolti. Sei un fan di Drake, signore, smettila con tutta questa merda underground di cui continui a parlare. Uno dei miei album preferiti dell'anno è il migliore di sempre. Non so come sia possibile, è al numero 15. Stavi dando dentro? No, al 100%. No, amico, ascolta, non ascolto rap prima di mezzogiorno. Ok, Quindi, quando mi sveglio, ascolto Shadow Bob Marley. siamo. Ascolto un sacco di R&B. Non posso ascoltare rap. Al mattino, semplicemente non ci riesco. Hai detto che prima delle 9. Non puoi farlo, giusto? A mezzogiorno. È il mio orario preferito per ascoltarlo. Accidenti, gli fai fare la Walk of Shame to the Shad. Sei un cattivo figlio di... No, non è vero. Mi piace solo l'R&B perché è invitante. È come se restassi a fare colazione e poi te ne andassi. Niente preoccupazioni e niente bocca.